Buonasera ragazzi, buonasera amici, cominciamo a spiegare un nuovo argomento di storia, le monarchie nazionali. Le monarchie nazionali dal 1300 circa al 1500 circa. Parliamo delle monarchie nazionali dell'Europa occidentale. Sono fondamentalmente quattro: il Portogallo, la Spagna, la Francia e l'Inghilterra, con l'avvertenza ovviamente che la Spagna è uno stato unitario per modo di dire, perché Castiglia e Aragona formeranno, come vedremo, un'unione dinastica, ma prima del 1500 non saranno realmente unite in un unico regno di Spagna. Quindi comunque diciamo più o meno sono quattro le monarchie nazionali in Europa occidentale, parleremo solo di quelle. Bah, volendo possiamo aggiungervi la Scozia. Poi andando più a est cosa troviamo? La Danimarca oppure le monarchie elettive, non ereditarie, tipiche dell'Europa orientale, come la Boemia, la Polonia, l'Ungheria, ma di quelle in ambito scandinavo e dell'Europa orientale parleremo in un apposito argomento in cui faremo tutta la storia dell'Europa orientale e scandinava, in relazione anche alla conquista ottomana di molti territori dei Balcani, dell'Europa orientale. Quindi parliamo delle monarchie nazionali moderne. Voi sapete che in una lezione, in un argomento precedente, ecco che trovate nella playlist, abbiamo parlato dei regni feudali, cioè regni feudali, in fondo sono gli stessi di cui parliamo adesso, monarchie nazionali, cioè prima li abbiamo chiamati regni feudali dall'anno 1000 circa all'anno 1300 circa, adesso le chiamiamo monarchie nazionali dal 1300 circa al 1500 circa, quindi abbiamo fatto un progresso, no? Cioè un regno feudale è qualcosa di meno potente, di meno forte rispetto a una monarchia nazionale. Abbiamo già spiegato che i regni feudali sono regni in cui il sovrano ha poco potere, il potere è ampiamente diviso con i suoi vassalli che nei feudi hanno tutta una serie di competenze, di facoltà in materia giuridica, in materia fiscale, materia giudiziaria, oppure in materia economica, in materia militare. Molto spesso i sovrani hanno difficoltà a creare dei propri eserciti. La creazione dei propri eserciti da parte di un sovrano, eserciti di mercenari soprattutto, sarà una delle svolte fondamentali in vista dell'aumento del potere del sovrano. E quindi noi le abbiamo chiamate fino al 1300 monarchie feudali, regni feudali, perché il sovrano aveva poco potere. Vi ho accennato al fatto che il sovrano, per maggiorare il suo potere, deve creare, sottomettere i vassalli, creare un suo esercito privato, non ricorrere alle truppe dei vassalli, impedire ai grandi nobili di radunare eserciti privati. Per fare questo bisogna avere il monopolio delle tasse, bisogna controllare le tasse e impedire che i vassalli, i feudatari prendano troppe tasse dai contadini. Nel momento in cui i vassalli, i principi della signoria territoriale non hanno più i soldi per mettere su eserciti privati, ma il re invece ha tanti soldi, tante entrate, può utilizzare un esercito privato, cioè pagare dei mercenari. E questo però ovviamente non è facile. Per esigere le tasse, per riscuotere le tasse ci vogliono funzionari pubblici, ci vogliono burocrati, ci vuole un'amministrazione centralizzata di persone fedeli al re che non possono essere le antiche famiglie aristocratiche. Il re deve sottrarre la giustizia alla cosiddetta giustizia signorile, ai privilegi di giustizia che i signori hanno nel loro feudo e loro stessi fanno i giudici nei feudi. No, bisogna organizzare dei tribunali che dipendano dal centro, dalla capitale, dal re, dal governo, dalla corte. Abbiamo già accennato a questi problemi in passato. Vedremo poi meglio come alcuni di questi sovrani delle monarchie nazionali riusciranno a
rinforzarsi. Quindi capite, molto ottimisticamente gli storici dicono questi regni che abbiamo chiamato regni feudali adesso diventano monarchie nazionali, non più feudali perché si suppone che il re ampli il proprio potere nei confronti della nazione, avendo un controllo del territorio e iniziando a pensare che il proprio territorio, il territorio della propria nazione, del proprio regno, sia sua proprietà privata. L'idea dinastico-tradizionale della sovranità, il fatto che proprio fisicamente il regno appartenga come proprietà privata al sovrano, cercando di in qualche modo diminuire i privilegi dei feudatari. Allora, questo è molto ottimistico perché monarchie nazionali, molti li chiamano monarchie nazionali moderne, con il sovrano che elimina le guerre feudali, che assume molto potere, davvero nascono tra il 1300 e il 1500. Ripeto, molto ottimisticamente gli storici dicono di sì, non più regni feudali ma monarchie nazionali moderne, e noi molto ottimisticamente ci crediamo, anche se lo Stato nel 400, nel 500, ma anche in seguito, anche nel 600, nel 700, non può dirsi in nessun modo paragonabile allo Stato con i poteri che ha ora. In ogni caso, per il rafforzamento dei sovrani, per il rafforzamento delle monarchie nazionali è fondamentale la guerra dei cent'anni, la guerra dei cent'anni o guerra dei 100 anni che adesso andiamo a vedere. Voi direte perché? Perché la guerra dei cent'anni rafforza entrambi i contendenti, cioè rafforza il potere centrale dei sovrani in entrambi i paesi, sia la Francia che vince la guerra, sia l'Inghilterra che la perde, cioè gli effetti della guerra che fanno in qualche modo autodistruggere, che portano all'autodistruzione tutti questi nobili aristocratici che non sanno far altro che combattere, che non hanno altri valori che la morte eroica in guerra, cioè in qualche modo nonostante le distruzioni, questa guerra e poi le conseguenze di questa guerra saranno fondamentali, saranno un elemento fondamentale per permettere al sovrano sia di Francia, al re di Francia, sia al re d'Inghilterra di aumentare il proprio potere. Quindi la guerra dei 100 anni rafforza la monarchia sia in Francia che vince la guerra, sia in Inghilterra che la perde. E vedremo poi meglio perché. La guerra dei 100 anni va dal 1337 al 1453, come vedete, come ho scritto su questo foglio che spero vediate bene. Quindi apparentemente sono più di 100 anni, no? Guerra di 100 anni perché dura 100 anni, ma in realtà vedete dal 1337 al 1453 trascorrono più di 100 anni. In realtà però se noi andiamo a vedere quanti sono gli anni, quanti sono i periodi in cui effettivamente si combatte, gli anni diventano molto meno di 100 perché la guerra non è continua. Dal 1337 al 1453, sì, ok, qui la guerra finisce, però ci sono numerose tregue, d'accordo? Ci sono numerosi lassi di tempo in cui non si combatte all'interno all'interno di questo periodo. Quindi gli anni in cui effettivamente si combatte sono molti meno di 100. La frizione, gli scontri tra Francia e Inghilterra erano iniziati già prima della guerra dei 100 anni, con il re francese Filippo IV il Bello. Vi ricordate? Ne abbiamo parlato in un altro argomento, in un'altra occasione, per via del suo scontro all'inizio del 300 con Papa Bonifacio VIII. Filippo IV il Bello voleva rafforzare lo Stato, proprio per questo si permise, no, di umiliare Papa Bonifacio VIII. Rafforzare lo Stato in Francia significava cercare di controllare due regioni, la Guascogna e le Fiandre, che erano una spina nel fianco per il sovrano francese. Perché? Perché dipendevano dallo straniero. Guascogna e Fiandre, l'una in maniera diretta, la Guascogna, l'altra in maniera indiretta, le Fiandre, cioè la contea di Fiandra, l'attuale Belgio, l'attuale Olanda, erano controllate dalla Francia, d'accordo? La Guascogna
era l'unico feudo del re d'Inghilterra che il re d'Inghilterra aveva mantenuto in Francia. Ricordate la battaglia di Bouvines nel 1214? Ne abbiamo parlato molte volte. Giovanni senza terra, re d'Inghilterra, perde quasi tutti i territori notevolissimi che l'Inghilterra possedeva in Spagna. Gli unici territori che gli rimangono sono la Guascogna, una regione atlantica sud-occidentale della Francia, dove c'è la città di Bordeaux, grande porto oceanico, e poi altre piccole cose come altre piccole cittadine. Quindi, ovviamente, cacciare il re d'Inghilterra era una priorità di Filippo IV il Bello, re di Francia. Voleva cacciare il re d'Inghilterra dalla Guascogna, capite? Il re d'Inghilterra aveva un piede in Francia. La Guascogna era un feudo d'Inghilterra che quindi, capite, da questo punto di vista era vassallo del re di Francia. Filippo IV il Bello trova ogni scusa per cercare di requisire la Guascogna. Nel 1294 la Francia invade la Guascogna e quindi è in guerra con l'Inghilterra prima che inizi la guerra dei cent'anni. Tuttavia Filippo IV il Bello non riesce nel suo tentativo. Dopo svariati anni di guerra, nel 1303 fu costretto Filippo IV il Bello, re di Francia, ad un compromesso e di fatto l'Inghilterra si tiene la Guascogna riaffermando il giuramento di fedeltà vassallatico al re di Francia. E quindi la Guascogna è un problema, i re di Francia vorrebbero cacciare gli inglesi da lì. Poi nel frattempo che cosa succede nelle Fiandre? Le Fiandre avevano, come i comuni italiani, una tradizione di autonomia, di autogoverno, si erano sempre ribellati sia al re di Francia, sia attenzione al conte di Fiandra. Cioè il conte di Fiandra voleva sottomettere i comuni, le città-stato delle Fiandre, a sua volta il conte di Fiandra era un vassallo del re di Francia. Le Fiandre erano la regione più ricca d'Europa all'epoca, insieme ad alcune città italiane, alla Toscana, d'accordo? Avevano come in Toscana, come vanto, l'attività manifatturiera, posti come Ypres oppure Gand, avevano delle straordinarie industrie tessili, mentre Bruges era un porto importante. Abbiamo citato queste città, ne abbiamo parlato in precedenti argomenti. E allora, che cosa c'entra l'Inghilterra con le Fiandre? C'entra perché l'Inghilterra esportava la lana grezza, cioè i pastori inglesi tosavano le pecore inglesi, esportavano la lana grezza nelle Fiandre dove essa veniva lavorata nelle meravigliose industrie tessili delle Fiandre. Quindi, da un punto di vista economico, l'Inghilterra era strettamente legata alle Fiandre, d'accordo? In posti come Bruges vi erano addirittura delle associazioni di mercanti inglesi che stavano lì in permanenza, d'accordo? Secondo voi i mercanti inglesi, in generale l'Inghilterra, aveva interesse al fatto che le città delle Fiandre continuassero a essere città-stato, non dico indipendenti, ma molto autonome, oppure pensava che fosse una cosa buona che il re di Francia e il suo vassallo conte di Fiandra sottomettessero le Fiandre? La prima che ho detto, ovviamente. L'Inghilterra aveva, i mercanti inglesi avevano interesse a commerciare, a fare affari con città fiamminghe autonome, indipendenti, che quindi potevano avere più capacità contrattuale, più libertà, ok? Invece, se le città delle Fiandre fossero state definitivamente sottomesse dal re di Francia, ovviamente questo non sarebbe convenuto ai mercanti inglesi e all'Inghilterra. Quindi i mercanti inglesi sobillavano, aizzavano le città delle Fiandre a ribellarsi contro il controllo del conte di Fiandra e del centralismo francese di Parigi, del re di Francia. Nel 1302 le città delle Fiandre coalizzate ottengono una straordinaria vittoria a Courtrai,
contro il re di Francia e il conte di Fiandra alleati. Spesso il re di Francia e il conte di Fiandra si erano combattuti, ma questa volta si alleano per sottomettere le città fiamminghe in rivolta che vogliono mantenere la loro indipendenza. Attenzione, il re di Francia e il conte di Fiandra perdono. Dopo la straordinaria vittoria di Turquet, di Courtrai, dopo la straordinaria vittoria di Courtrai, le città delle Fiandre diventano praticamente indipendenti nel 1302, però per un periodo non lunghissimo, nel 1328 il re di Francia riuscirà a sottometterle, a spegnere i loro sogni di autonomia e le farà governare dal suo vassallo, il conte di Fiandra. Quindi Guascogna e Fiandre sono le due spine nel fianco della Francia, sono i due territori attraverso cui l'Inghilterra ha una certa sovranità e influenza in Francia, e ha un re che vuole essere assoluto e vuole unire tutte le province, sottomettere tutte le province della Francia. Questo non può assolutamente andare bene. Ma come comincia la guerra dei cent'anni? Comincia con un problema dinastico, un problema di successione. A un certo punto, infatti, Filippo il Bello muore, come è giusto che sia. Filippo IV il Bello dovrebbe aver lasciato una successione sicura, però ha tre figli maschi. Pensate che questi figli maschi vanno tutti e tre sul trono, uno dopo l'altro, e muoiono uno dopo l'altro. Va sul trono il figlio maggiore, muore, va sul trono il secondo, muore, va sul trono il terzo, muore. Proprio dopo pochi mesi muoiono tutti uno dopo l'altro e non ci sono più eredi diretti di Filippo IV il Bello. Quindi c'è un problema di successione. Chi è il nuovo re di Francia? Non c'è una discendenza diretta di Filippo IV il Bello. Fate attenzione, viene chiamata a decidere sulla questione una commissione di giuristi. Questi giuristi decidono, attenzione, che il nuovo re di Francia dovrà essere Filippo di Valois. Quindi fate attenzione, si estingue una dinastia perché Filippo IV il Bello, o meglio il terzo dei suoi tre figli maschi, il terzo dei suoi tre figli maschi è l'ultimo dei Capetingi. Ricordate che erano i Capetingi, la dinastia regnante in Francia. Si estinguono con l'ultimo dei tre figli maschi, Filippo IV il Bello. Al posto dei Capetingi prendono il potere i Valois, d'accordo? Filippo VI di Valois. Filippo VI di Valois è un discendente ma indiretto di Filippo IV il Bello. Sempre Filippo si chiama, voi direte, ma tra Filippo IV e Filippo VI dove sta Filippo V? Ovviamente uno dei tre figli maschi di cui non ho fatto il nome, che sono morti subito uno dopo l'altro. Filippo VI di Valois è il nipote di Filippo IV il Bello. L'assemblea dei giuristi decide che a lui spetta il trono di Francia. Attenzione, un nipote in che senso? È un nipote di zio, cioè Filippo IV il Bello è figlio di un fratello, scusate, Filippo VI di Valois, la nuova dinastia di Valois, si scrive Valois ma si legge Valois. Filippo VI di Valois è un figlio del fratello, è un figlio di un fratello di Filippo IV il Bello, per questo ha un diverso nome dinastico, un Valois e non un Capetingio, d'accordo? Perché non è un discendente diretto, ripeto, Filippo VI di Valois è il nipote di zio di Filippo IV il Bello e figlio di un fratello di Filippo IV il Bello. Il re d'Inghilterra, che è interessato ovviamente, abbiamo visto, a conquistare pezzi di Francia, ne aveva già tanti prima della sconfitta di Bouvines, di poco più di un secolo prima. Il re d'Inghilterra, che si chiama Edoardo e vi ricordo che appartiene alla dinastia dei Plantageneti, questo è il nome, Plantageneti, che avevano assunto i Normanni, re d'Inghilterra. Edoardo III Plantageneto contesta la successione, sostiene di essere lui il nuovo re di Francia, che oltre ad essere re d'Inghilterra deve ereditare il trono di Francia. Perché? Attenzione, perché anche lui è un parente, un discendente di Filippo IV il Bello, ma lui sostiene un discendente più diretto, perché Filippo IV il Bello aveva avuto una figlia che era la madre del re d'Inghilterra Edoardo III, d'accordo? Per un certo periodo Francia e Inghilterra erano in pace e ci fu più di uno
tra i matrimoni dinastici combinati tra principesse francesi, principi inglesi oppure il contrario, ok? Quindi Edoardo III dice: il trono di Francia spetta a me perché io, a differenza di Filippo VI di Valois, sono un discendente diretto di Filippo IV il Bello, perché Filippo IV il Bello, io sono il nipote di nonno di Filippo IV il Bello, cioè un discendente diretto. Io sono il figlio della figlia di Filippo IV il Bello, sono un nipote di nonno, mentre invece Filippo VI di Valois, come vi ho detto, è un nipote di zio rispetto a Filippo IV il Bello, e quindi la discendenza sarebbe diretta. Edoardo III ovviamente accusa i nobili francesi, i giuristi, di aver preso una decisione di parte, di aver deciso ovviamente che il re di Francia debba essere un francese, mentre secondo lui avrebbero dovuto decidere, se avessero seguito in maniera imparziale il diritto, che il re di Francia avrebbero dovuto stabilire che il re di Francia sarebbe dovuto essere lui, ok? In realtà Edoardo III non aveva molte ragioni, perché in Francia esisteva la legge salica. Fate attenzione, la legge salica è una legge che stabilisce, attenzione, che stabilisce che le donne non possono diventare sovrane, non possono diventare regine, non nel senso di spose del re, non possono diventare regine nel senso di sovrane, ok? E non possono, attenzione, dice la legge salica, neanche trasmettere la propria sovranità ai discendenti. Quindi la figlia di Filippo IV il Bello non solo non avrebbe mai potuto essere regina di Francia, ma neanche suo figlio Edoardo III, perché ripeto, la discendenza secondo la legge salica non può andare in linea femminile, e quindi i discendenti della figlia di Filippo IV il Bello sono tagliati fuori. È anche vero che la questione però era controversa, perché la legge salica non era mai stata applicata fino ad allora ad un problema di successione, che non c'era mai stato da quando la legge salica esisteva, e non era chiaro se la legge salica fosse davvero operante in Francia. Forse i giuristi potevano decidere di rifiutare la legge salica, invece decisero di applicarla, e quindi il nuovo re è Filippo VI di Valois. La legge salica si chiama così per via dei Sali, in latino con due i, Sali. I Sali sono la famiglia di Carlo Magno. All'interno dei Franchi esisteva una famiglia più specifica, che era quella di Carlo Magno, i Sali, d'accordo? E uno di questi parenti di Carlo Magno si inventò, ok, la legge salica. Infatti, la legge salica allora, ma anche per secoli, vigeva solo nei territori che avevano fatto parte dell'impero di Carlo Magno. Per esempio, la Francia, oppure l'impero germanico, d'accordo? Oppure, non so, il ducato di Milano, d'accordo? In tutti questi stati, in tutti questi principati, una donna non poteva ereditare il trono, non poteva diventare regina. Questo vale sia nei principati dell'Italia, della Francia e della Germania. Non soltanto del Regno di Francia, c'erano anche territori di Francia come la Bretagna, che non erano ancora diventati, non erano stati acquisiti dalla Francia. Anche lì nel Ducato di Bretagna una donna non poteva diventare regina. Invece nei territori che non hanno mai fatto parte dell'impero di Carlo Magno, come per esempio Spagna, Inghilterra, Scozia, le donne potevano diventare regine, e ce ne abbiamo tanti di esempi. Isabella di Castiglia, Maria Stuart, regina di Scozia, Elisabetta I Tudor, regina d'Inghilterra, giusto per dire, insomma, alcune regine non molto lontane, successive, ma non molto lontane da questa epoca. Ce ne sono poi tante altre. La legge salica di fatto è stata sempre rispettata in posti come Francia, Germania, in Italia mai c'è stata una disapplicazione, mai una donna è diventata regina, quindi è piuttosto strano che dovesse capitare a favore di Edoardo III. Comunque Edoardo III non ci sta, sostiene che la successione di Filippo VI di Valois è invalida, sostiene di essere il nuovo re di Francia.
Filippo VI di Valois non può accettare questo, d'accordo? Non può accettare questo, lo considera una provocazione, anzi pensa che Edoardo III stia proprio causando un problema di lesa maestà. Vi ricordo che Edoardo III, in quanto duca di Guascogna, era vassallo del re di Francia. Allora, che succede? Che Filippo VI ne approfitta per scatenare la guerra. Perché? Perché accusa, capite, Edoardo III di fellonia, di tradimento. Siccome Edoardo III non riconosce Filippo VI re di Francia ed Edoardo VI dovrebbe essere vassallo di Filippo VI, non riconoscendolo, capite cosa fa? Viola il giuramento feudale che in quanto duca di Borgogna Edoardo III aveva realizzato. Quindi lo accusa di tradimento, di fellonia, di tradimento nei confronti del proprio re. Filippo VI di Valois invade per l'ennesima volta nel 1337 la Guascogna facendo scoppiare la guerra dei cent'anni. Ok? La guerra dei cent'anni, prima delle schermaglie iniziali dei combattimenti non tanto importanti. Poi la cosa veramente importante, l'episodio veramente importante è il fatto che l'esercito inglese sbarca in Francia, sbarca in Normandia, un po' come durante la seconda guerra mondiale. L'esercito inglese sbarca in Normandia nel 1346, d'accordo? L'esercito è capitanato direttamente da Edoardo III, dal re d'Inghilterra, che sbarca in Francia con un suo esercito. L'esercito francese, l'esercito di Filippo VI di Valois, viene sconfitto molto duramente nella battaglia di Crécy, che si scrive Crécy con questo accento sulla E, però è francese, naturalmente si pronuncia Crécy, d'accordo? L'anno successivo, nel 1347, la vittoria inglese si concretizza. Crécy si trova, attenzione, in Francia, ma proprio al confine con le Fiandre. La vittoria di Crécy si concretizza col fatto che l'anno dopo, nel 1347, l'Inghilterra conquista il porto di Calais, importante porto di fronte all'Inghilterra. Quindi la guerra è iniziata molto male per la Francia. Qual è il motivo della sconfitta di Crécy? Perché qui c'è da dire una cosa sulle tecniche militari che è particolarmente importante. La Francia perde perché combatte alla vecchia maniera, cioè con la prevalenza della cavalleria. Ricordate che solo i nobili, gli aristocratici potevano essere cavalieri. Questa cavalleria anarchica, questa cavalleria presuntuosa, in cui ogni aristocratico con i soldati a lui fedeli lancia all'improvviso una carica di cavalleria quando vuole lui, senza coordinarsi in alcun modo con il resto dell'esercito. Gli aristocratici facevano così, i grandi aristocratici, nessuno si poteva permettere, dicevano loro, di dar loro ordini, ok? Quindi l'esercito francese non è coordinato da un comando unico, ogni battaglione di ogni aristocratico lancia la carica va alla carica con i propri cavalli quando vuole e il risultato è disastroso. Attenzione, la guerra dei cent'anni mette in evidenza proprio i limiti della cavalleria rispetto agli eserciti che vi ho detto prima, mercenari, che potenze come l'Inghilterra stavano costruendo. E i mercenari non erano nobili, spesso erano gente semplice, gente molto semplice, ed erano fanti, d'accordo? Erano fanteria, ok? Che cosa succede? Succede che però la battaglia, oltre alla disorganizzazione della cavalleria nobiliare francese, viene persa dai francesi anche per via dell'artiglieria. Si fronteggiano a Crécy l'arco lungo inglese, gli arcieri inglesi, no, in fondo l'Inghilterra è il paese di Robin Hood, no? L'arco lungo inglese è la balestra dei francesi. Queste armi, che spesso erano state condannate dal Papa, eccetera, non erano armi chiamate senza onore, e senza onore erano quelli che le usavano. Capite? L'arciere o il balestriere colpisce da lontano, senza onore, senza vedere il suo avversario, senza impegnarlo
in un combattimento, d'accordo? Senza scontrarsi direttamente col suo avversario. L'artiglieria è chi la gestisce, colpisce da lontano, colpisce a tradimento, non è una cosa per gentiluomini, ok? Infatti questi arcieri o balestrieri non erano assolutamente nobili, anzi spesso erano persone molto semplici o spesso erano pastori, d'accordo? O gente che viveva appunto di pastorizia, era gente rozza, era gente appunto che veniva considerata senza onore. A differenza dell'epoca delle crociate, dove la cavalleria la faceva da maggiore, faceva la parte maggiore, faceva da padrona. Adesso sta tramontando l'epoca della cavalleria e i nuovi eserciti mercenari moderni si basano sugli artiglieri, sull'artiglieria che abbiamo visto, per esempio gli archi, oppure su una fanteria, appunto, su una fanteria mercenaria, su una fanteria mercenaria. L'arco lungo inglese prevale sulla balestra francese principalmente per la gittata. Gli inglesi tendono l'arco, lo sapete, verso l'alto, poi fa una lunga parabola la freccia prima di ricadere. Possono colpire con l'arco anche da 500 metri di distanza, è moltissimo, mentre i balestrieri francesi, che erano appunto uomini senza onore, erano mercenari, erano soprattutto genovesi, erano mercenari genovesi, non potevano colpire da così lontano, cioè gli arcieri colpivano da 500 metri, la gittata della balestra invece era molto minore e quindi gli arcieri inglesi colpiscono in un punto in cui sono fuori tiro, i balestrieri genovesi che lanciano le balestre per la Francia non possono colpirli perché la balestra non ha questa gittata, non arriva, non ha questa gittata, d'accordo? Quindi gli arcieri inglesi possono colpire senza che le balestre francesi possano a loro volta colpirli. Colpiscono da molto lontano, sono fuori tiro. Un altro vantaggio dell'arco è la ricarica. Voi sapete, l'arco, una freccia, poi un'altra freccia. Un arciere esperto, un arciere inglese, poteva lanciare anche 12 frecce al minuto, mentre con la balestra si lanciavano 2 o 3 saette, così si chiamano le frecce della balestra. 2 o al massimo 3 frecce al minuto, perché la balestra aveva un meccanismo di ricarica molto complesso e quindi nell'unità di tempo, cioè in un minuto, molte più frecce rispetto alle saette della balestra. La balestra aveva un vantaggio che però si rivelò nullo in questa battaglia, che era quello di avere maggiore potenza. La balestra era molto più veloce dell'arco, la balestra ti uccideva, la balestra riusciva, pensate, a perforare l'armatura e uccideva direttamente il cavaliere o chiunque sia, mentre invece l'arco, attenzione, non poteva perforare l'armatura. E allora, come fanno? Com'è che gli inglesi uccidono tutti questi cavalieri? Capite, in prima battuta le frecce dell'arco inglese non uccidono il cavaliere perché non possono penetrare nell'armatura, uccidono il cavallo, ok? Cioè un nugolo di frecce, una nuvola di frecce si abbatte sull'esercito francese, trafigge i cavalli che muoiono o che sono feriti, ovviamente trascinano per terra il cavaliere aristocratico che ha un'armatura molto pesante, è sballottato per terra e non si muove. In quel momento arriva la fanteria inglese, che è costituita soprattutto da mercenari gallesi. Questi mercenari gallesi subito si avventano, capite, sul cavaliere che annaspa per terra e lo sgozzano come se fossero dei macellai, lo finiscono. Quindi capite, la vittoria degli inglesi si basa su pratiche di guerra nuove, questa fanteria che arriva all'improvviso e sgozza, che sono considerate senza onore, che sono portate avanti da uomini rozzi, da pastori, gente che vive in montagna, che però è estremamente efficace, ma è una guerra senza onore. E tu non combatti alla pari con uno che ha il tuo stesso armamento, non combatti
non combatti in maniera leale scontrandoti, vedendo il nemico, ma ti avventi sul nemico quando è a terra, non si può rialzare, e gli squarci la gola, oppure lo colpisci da lontano dall'arco, con l'arco. Quindi vedete, sta cambiando proprio la guerra non si fa più tra gentiluomini a cavallo, la guerra si fa anche in altri modi, e proprio la guerra dei cent'anni segnerà la definitiva perdita di importanza della cavalleria a favore della fanteria. Fanteria che avrà la preminenza anche in tante altre battaglie, in tante altre organizzazioni. Per esempio la fanteria svizzera verrà utilizzata come mercenaria da tutti i paesi europei, gli svizzeri appunto a piedi con le loro picche eh, diventeranno praticamente imbattibili, proprio come fanteria. I cavalli andranno a scontrarsi con le picche dei guerrieri svizzeri, ma vedremo meglio la fanteria svizzera e gli svizzeri in un altro argomento, d'accordo? Quindi c'è la sconfitta di Crécy. Gli inglesi conquistano Calais, e attenzione, l'anno dopo, nel 1348, c'è una tregua, una pace, una delle tante tregue che interrompe la guerra dei cent'anni, perché è arrivata la peste e quindi francesi e inglesi fanno pace. Nel 1350 muore Filippo VI di Valois, va sul trono il secondo Valois della storia, cioè Giovanni, detto Giovanni il Buono. D'accordo? Giovanni il Buono di Valois, re di Francia, nel 1350, mentre in Inghilterra il re, che regnò molto molto a lungo, è sempre Edoardo III. Ok? La guerra riprende nel 1356 perché gli inglesi fanno una nuova spedizione in Francia. Sbarcano di nuovo in Francia, questa volta, a differenza della volta precedente, erano sbarcati in Normandia, sbarcano a casa loro, d'accordo? Cioè in Aquitania. Ricordate, il sud-ovest della Francia, il ducato di Aquitania, che apparteneva feudalmente al re d'Inghilterra. Gli inglesi sbarcano in Aquitania a dirigere l'esercito inglese. Questa volta non è più Edoardo III il re in persona, perché Edoardo III è invecchiato, non se la sente, manda suo figlio, che si chiama, attenzione, Edoardo come lui, detto Edoardo il principe nero. Quindi il principe nero, Edoardo figlio del re di Edoardo III d'Inghilterra, si chiama anche Edoardo di Woodstock, questo è il suo titolo. Edoardo di Woodstock, detto il principe nero, The Black Prince, sbarca nel 1356 in Aquitania. Lo chiamano principe nero perché diciamo che era una specie di dark dell'epoca, amava vestirsi sempre di nero e in particolare portava un mantello nero quando andava a cavallo. Il suo mantello era nero, cosa che era poco frequente all'epoca. I mantelli erano colorati, anche magari di colori scuri, bordeaux, rosso scuro, però erano colorati in maniera anticonformista. Il principe nero portava un mantello nero, per questo lo chiamavano principe nero. E la Francia ottiene un'altra grande vittoria dopo quella di Crécy, e la vittoria di Poitiers. La battaglia di Poitiers è un'esatta fotocopia della battaglia di Crécy. I nobili cavalieri francesi vanno in maniera scordinata all'attacco, vengono falcidiati dalle frecce degli arcieri inglesi e poi sterminati dalla fanteria gallese nel momento in cui annaspano per terra, cadono dal cavallo. È identica la battaglia di Poitiers rispetto a Crécy. I francesi non avevano cambiato nulla, non avevano migliorato, non avevano modificato in nulla il loro assetto di battaglia. Il risultato è disastroso, così come era stato a Crécy. D'accordo? A Poitiers, attenzione, Giovanni il Buono viene anche fatto prigioniero dopo la battaglia, non solo viene sconfitto, ma viene fatto prigioniero dall'Inghilterra. L'Inghilterra chiede per la liberazione di Giovanni il Buono una somma enorme, d'accordo? Un riscatto che chi deve pagare? Deve pagare suo figlio Carlo, che fa da reggente, mentre Giovanni, suo padre, il re prigioniero degli inglesi, e ha bisogno di mettere tasse per trovare questa somma da pagare. Ma di questo abbiamo già parlato, attenzione, in un argomento precedente.
perché ricordate Giovanni il Buono, dovreste averlo studiato in argomento precedente, ha problemi a riscuotere queste tasse perché la borghesia, il terzo Stato all'interno degli Stati generali si ribella, non vuole pagare le tasse, contesta l'andamento, la gestione della guerra e questa borghesia, ricordate, farà anche proprio una rivoluzione. Giovanni Buono avrà molte difficoltà, ci sarà anche la rivolta dei contadini, queste cose le abbiamo già dette, non ne parliamo, le abbiamo già parlate a proposito delle rivolte del 300, questa rivolta contro il re Giovanni Buono da parte della borghesia dei mercanti di Parigi tendeva a ottenere un Parlamento che avesse poteri simili a quelli dell'Inghilterra, ma la rivolta poi viene schiacciata, il capo della rivolta ucciso e niente, Giovanni il Buono riprende il dominio della Francia e trova i soldi per pagare il riscatto. Scusate, Carlo il reggente al posto di Giovanni riesce a reprimere la rivolta e trova poi la somma del riscatto da pagare agli inglesi e quindi suo padre prigioniero, il re Giovanni Buono di Valois, torna indietro, d'accordo? Viene riscattato. Tuttavia la sconfitta di Poitiers ha delle conseguenze molto molto pesanti nei confronti della Francia, perché viene firmata una pace umiliante, la Francia è costretta attenzione, a firmare una pace umiliante. Nel 1360 la Francia deve cedere all'Inghilterra enormi territori, sono enormi territori del sud-ovest della Francia, a partire dalla Guascogna. La Guascogna veniva chiamata anche Guyenne, mi è sfuggito di dire. A partire dalla Guascogna, l'Inghilterra si prende tutta una serie di territori enormi nel sud-ovest della Francia, praticamente viene ricostituita la grande Aquitania che l'Inghilterra possedeva in Francia prima di perdere, 150 anni prima, la battaglia di Bouvines, d'accordo? Di Bouvines o di Bouvines, non so come si dica esattamente, credo di Bouvines. E quindi l'Inghilterra si prende enormi territori in Francia. Le cose però iniziano a cambiare quando nel 1364 muore Giovanni il Buono e a capo della Francia il re è Carlo V. Ricordate lo stesso che ho detto poco fa, come reggente trova il riscatto per riscattare suo padre Giovanni il Buono. Adesso Giovanni il Buono muore nel 1364, Carlo V è il nuovo re della Francia. Carlo V riapre la guerra, lui stesso di sua iniziativa pensa di poter sconfiggere l'Inghilterra, di far cambiare le sorti della guerra. Nel 1369 Carlo V riapre la guerra con l'Inghilterra. Fate attenzione, la situazione veramente si ribalta. Grazie a Carlo V, una nuova organizzazione dell'esercito, una nuova strategia militare, la Francia inizia a sconfiggere dappertutto gli inglesi e inizia a conquistare moltissimi territori. Negli anni 60, negli anni 70, d'accordo? Sembra che l'Inghilterra debba perdere la guerra. A un certo punto all'Inghilterra restano soltanto pochissime città, pochissimi possedimenti. Sembra che la Francia stia riconquistando tutto, d'accordo? Come fa Carlo V? Abbiamo visto che i francesi perdevano sempre le battaglie. Come fa Carlo V a partire dal 1369 a ottenere questi successi? Ha una strategia molto diversa rispetto al passato, semplicemente non accetta battaglie campali in campo aperto, perché abbiamo visto che quando si fa una battaglia tradizionale in campo aperto, la Francia perde, ha perso a Crécy, ha perso a Poitiers, allora Carlo V dice non ci conviene farci infilzare dagli archi inglesi, dalle frecce inglesi. Quindi Carlo V porta avanti la guerra con tecniche di guerriglia, diremmo noi oggi. I guerrieri francesi, i soldati francesi sono rinchiusi nelle fortificazioni, capite? Attaccano a sorpresa, in maniera regolare, attaccano, colpiscono a sorpresa l'esercito inglese e poi fuggono e si richiudono all'interno della fortificazione. Cioè tecniche proprio di guerriglia,
questi attacchi a sorpresa che hanno un enorme successo perché di fatto gli inglesi, capite, si trovano in un territorio che non è il loro e quindi subiscono l'iniziativa inglese. Queste tecniche di colpire continuamente all'improvviso con un numero limitato di soldati senza accettare una vera battaglia in campo aperto, questa guerra irregolare dà tantissimi frutti. La Francia recupera quasi tutti i territori degli inglesi, sembra che gli inglesi siano destinati a perdere la guerra. I successi di Carlo V sono possibili anche grazie alle difficoltà che l'Inghilterra stava avendo al suo interno. È chiaro, infatti, che cosa succede? Che c'è una instabilità, una guerra civile in Inghilterra. Nel 1377, finalmente, dopo moltissimi anni, Edoardo III Plantageneto era morto, ok? Al suo posto va Riccardo II, 1377. Siccome Riccardo II è un bambino, di fatto è il Parlamento che governa l'Inghilterra. Quindi vedete, abbiamo già detto molte volte come Francia e Inghilterra si distinguono perché la Francia non ha nulla di simile al potente Parlamento inglese. Riccardo II è un bambino, il Parlamento inglese ne approfitta, il Parlamento inglese usurpa i poteri del re, prende praticamente il dominio in Inghilterra e Riccardo II purtroppo è un bambino, d'accordo? Nel momento in cui Riccardo II cresce, diventa maggiorenne, vuole ovviamente mettere un freno ai poteri del Parlamento, vuole restaurare i suoi legittimi poteri, ma il Parlamento non è d'accordo e c'è una vera e propria guerra civile in Inghilterra. Alla fine, pensate, Riccardo II sarà deposto dal Parlamento, sarà prima arrestato, incredibile, un Parlamento che arresta un re, sarà prima arrestato dal Parlamento e poi sarà deposto nel 1399, il povero Riccardo II, sostituito con un altro re, Enrico V, che attenzione è di una nuova dinastia. Riccardo II è l'ultimo dei capetingi, Enrico V inaugura la nuova dinastia dei Lancaster. Ok? Come dai Capetingi e Valois c'era stato in precedenza, abbiamo visto prima dell'inizio della guerra dei cent'anni un cambio dinastico in Francia, così in Inghilterra c'è un cambio dinastico dalla dinastia dei Plantageneti a quella dei Lancaster. Ma questo avviene perché l'ultimo dei Plantageneti, Riccardo II, viene arrestato, condannato e addirittura deposto, tolto dal trono dal Parlamento. È davvero la prima volta, una delle prime volte, è una cosa veramente incredibile che un Parlamento deponga un re e ne scelga un altro al suo posto. Ovviamente perché viene scelto Enrico V Lancaster? Perché Enrico V Lancaster conferma gli ampi poteri che ha il Parlamento, invece Riccardo II voleva reprimere il Parlamento, voleva schiacciarlo. Quindi questo già vi dice, oltre a quello che abbiamo detto sulla Magna Carta, tutte le revisioni della Magna Carta, tutti i poteri che il Parlamento ha preso, no? L'abbiamo detto in un altro argomento, i poteri che il Parlamento stava assumendo in Inghilterra a partire dalla Magna Carta nel 1212, ma poi anche nel corso del 300, vi dice quanto fosse forte il Parlamento inglese, che si arrogava pure il diritto di deporre un re e sostituirlo con un altro, capite? Pensate che questa cosa veniva considerata dagli stessi re, dalla stessa dinastia dei Lancaster o dalle dinastie successive, come qualcosa di inaccettabile, perché un re veniva visto come re di diritto divino, divine right of kings, il diritto divino di regnare come una figura sacra scelta da Dio, che non poteva certo essere deposto da un Parlamento. Tant'è vero che in Inghilterra per moltissimo tempo, anche all'epoca della regina Elisabetta I, fu vietato parlare di questo, cioè nessuno doveva dire che Riccardo II era stato deposto. Cioè tutti lo sapevano, però in realtà, capite, la storia fu falsificata perché non si voleva ammettere che un re era stato deposto dal Parlamento. Alcuni attori amici di Shakespeare
misero in scena la deposizione di Riccardo II, furono condannati a morte dalla regina Elisabetta I perché si doveva sostenere ufficialmente che non fosse stato vero che il re fosse stato deposto, ok? E per fortuna che Shakespeare non finì anche lui all'impiccagione, ok? Quindi c'è una nuova dinastia con Enrico V dal 1399. Tuttavia, vedete, poi vedremo cosa fa Enrico V. In Francia Carlo V, abbiamo visto, Carlo V di Valois ottiene un sacco di successi. I successi continuano anche quando Carlo V muore, abbiamo l'ennesimo re di Francia, anche lui si chiama Carlo, Carlo VI, a partire dal 1380 la guerra per la Francia va bene, e però arriva un intoppo. Carlo VI nel 1392 inizia ad avere dei gravi problemi mentali. A un certo punto non riesce a riconoscere le persone, non è più capace, diciamo, di intendere e di volere. Abbiamo il re folle, quello che i francesi chiamano le roi fou, d'accordo? Il re folle nella storia francese è Carlo VI, impazzisce, dà gravi segni di turbe, di problemi mentali nel 1392. Questo farà precipitare il corso della guerra che da favorevole alla Francia tornerà favorevole all'Inghilterra. Perché? L'Inghilterra approfitterà di questa situazione perché la Francia e i nobili francesi non riescono a essere uniti, magari per avere una soluzione unitaria. Nessuno vuole prendersi la responsabilità di deporre Carlo VI, che ormai è folle, e sostituirlo con un altro re, un altro sovrano che stesse bene a tutti. Al contrario, la pazzia di Carlo VI divide la Francia, che sprofonda in una terribile guerra civile, perché si combattono due parenti di Carlo VI, ognuno di loro vuole il potere, organizza due eserciti e la Francia che sta combattendo con l'Inghilterra sprofonda in una guerra civile, appunto per la successione del re folle, guerra civile che segnerà un nuovo periodo di questa guerra favorevole all'Inghilterra. Vedremo che cosa succede dopo il 1392, dopo la follia di Carlo VI, in cosa consiste questa guerra civile, chi sono i contendenti e come poi finisce la guerra dei cent'anni, lo vedremo. La prossima lezione, la seconda e ultima ovviamente, dedicata a questa guerra un po' lunga, un po' complicata. Io sto cercando di spiegarvi tutte le vicende della guerra in maniera, io spero chiara e comprensibile. Allora, seconda puntata della guerra dei cent'anni, la prossima lezione. Seguite la seconda lezione, seguite le mie lezioni, seguite la seconda e definitiva lezione sulla guerra dei cent'anni. Grazie a tutti, per ora arrivederci.